Nulink potrebbe essere uno di quei progetti ancora poco conosciuti che faranno grandi numeri in futuro. In questo video andremo ad analizzare tutti i dettagli di questo progetto abbastanza unico nel suo genere e backed by Binance Labs. Pertanto non perdiamo altro tempo, lasciate un like per supportare questo video e iscrivetevi perché, come vedete, la maggior parte delle persone che guardano i video ancora non sono iscritte. Dunque, partiamo dalla pagina principale e analizziamo insieme di cosa si occupa questo progetto. Nulink è un ecosistema che mira a fornire una soluzione unica per quanto riguarda la sicurezza nello sviluppo dei progetti cripto e soprattutto fornisce un valido supporto lato tools per l'encryption. Uno dei principali aspetti critici della blockchain è che è un'ottima tecnologia per quanto riguarda il settlement dei dati, in quanto noi paghiamo per registrare le nostre transazioni e informazioni su un ledger decentralizzato e immutabile, ma il problema è che tutti i dati sono in chiaro. Serve quindi una soluzione che permetta di criptare i dati, fare operazioni su di essi e il tutto garantendo all'utente un'ottima esperienza utente nel complesso. E qui entra in gioco Nulink. Prima di passare a vedere i prodotti di questo progetto, vi informo che attualmente Nulink è in fase di testnet incentivata chiamata Horus 2.0 e come potete vedere hanno fatto dei numeri interessanti: 16,4 milioni di token messi in staking, 325.000 indirizzi attivi e più di 65.000 nodi. Come vi dicevo a inizio video, il progetto è stato incubato da Binance Labs, che figura tra gli investitori. E vi dico anche che Nulink ha raccolto 4 milioni di dollari in un round di finanziamento nel 2021. A livello di partnership sicuramente spiccano quella con Arbitrum, il principale layer 2 di Ethereum, e Conflux, una chain EVM molto popolare in Asia. Inoltre c'è da dire che le soluzioni sviluppate da Nulink saranno compatibili anche con altri network come Polkadot, Echo, Near e Solana, e la testnet invece è stata rilasciata su BNB Smart Chain. A livello di roadmap, come vedete, ci troviamo in una delle fasi più calde, ovvero il Q1 2024, dove avverrà il lancio dei vari prodotti di Nulink in mainnet dopo la testnet Horus 2.0. Entro fine anno ci sarà anche l'integrazione del sistema Zero Knowledge Proof per l'encryption dei dati e entro fine 2025 arriverà anche l'integrazione del sistema Fully Homomorphic Encryption, un sistema davvero interessante di cui vi parlerò brevemente a fine video. Passiamo ora a vedere i prodotti dell'ecosistema Nulink partendo dall'agent. Nulink Agent agisce come un intermediario che facilita la comunicazione e l'interazione tra le blockchain sottostanti della rete Nulink e le relative applicazioni. Quindi con Nulink Agent potrete gestire i vostri dati e asset, fare encryption e storing dei vostri dati, condividere i propri dati protetti dalla privacy e infine interagire con le varie app che supporteranno Nulink. Il secondo prodotto si chiama Nulink Runes e si tratta del primo Rune Protocol sviluppato per l'Ethereum Virtual Machine, che è modificabile e criptato. Questo significa che gli utenti e in particolare gli sviluppatori potranno editare il cosiddetto Rune Content anche grazie agli algoritmi di encryption che garantiscono la riservatezza e la sicurezza dei dati. Ci sarà inoltre un nuovo standard, ovvero l'NRC20, e il tutto valorizzerà la privacy salvaguardando i dati degli utenti finali. Tra i prodotti di Nulink abbiamo anche la Staking Dashboard, ovvero un'interfaccia user-friendly per tutte le operazioni di staking, dalla gestione dei token ai nodi, alle contribuzioni e alle rewards. La Staking Dashboard è disponibile per quanto riguarda la testnet e serve proprio per gestire tutta la propria operatività della testnet. Infatti, come vedete, abbiamo la sezione dedicata alle quest e la leaderboard dove tenere d'occhio il nostro ranking. Parliamo ora del token NLK. Dunque, al di là del round di finanziamento di 4 milioni di cui vi ho parlato prima, c'è stata anche una strategic sale di 2,5 milioni di token a 8 centesimi di dollaro tramite la piattaforma DexCheck, dove hanno raccolto ulteriori 200.000 dollari. E attenzione perché ci sarà anche una private sale aggiuntiva a 8 centesimi tramite il Launchpad Pools di cui avevamo parlato in un video qualche mese fa. L'IDO su Pools avrà un unlock del 7% subito, un cliff da 1 a 3 mesi e poi uno sblocco lineare nei successivi 12 mesi. Per quanto riguarda la tokenomics, come potete vedere ci sarà la supply totale di 1 miliardo di token che sarà suddivisa in 30% al mining, 25% alla pre-sale,
15% agli incentivi, 15% alla foundation e 15% al resto delle operazioni. Essendo che la testnet è incentivata, è stato anche annunciato che una parte della tokenomics è destinata all'airdrop di Nulink. Per iniziare a farmare basta recarsi nella staking dashboard e iniziare a richiedere i token NLK e fare staking, per poi procedere al completamento delle quest per ottenere punti. In sostanza i primi 1000 della classifica dei nodi e i primi 10.000 della classifica dei tester si spartiranno l'airdrop e secondo me non è così tardi per iniziare. Prima di arrivare ai saluti finali volevo fare anche un breve accenno ad uno dei sistemi che Nulink utilizzerà per l'encryption, ovvero il Fully Homomorphic Encryption, che molti definiscono il sacro Graal della crittografia. In sostanza la particolarità di FHE è il fatto che questo metodo permette di eseguire computazioni sui dati criptati senza aver bisogno prima di decriptarli, una cosa veramente incredibile se ci pensate. Qui potete leggere la differenza con il sistema Zero Knowledge che abbiamo visto adottare da svariati operatori nel settore blockchain. E detto ciò, siamo giunti alla conclusione di questo video. Spero che abbiate trovato interessante questo contenuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Nulink. Vi ricordo che tutti i link relativi a questo progetto li trovate in descrizione di questo video. E per concludere lasciate un like come al solito per supportare questo contenuto e continuate ad iscrivervi per far crescere il canale. Alla prossima!